Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere questo mese di agosto 2024 cosa ti accadrà in qualità di karma, in qualità di dharma, come adempiere alla missione della tua anima. E per farlo utilizzeremo tutti e 6 gli oracoli dei Sefirion, che equivale come messaggio dell'anima, come daimon, missione dell'anima, per tutti gli ambiti della tua vita. Poi andiamo a vedere in situazione generale e poi a livello amoroso, tenendo fede a quello che è uscito con gli oracoli dei Sefirion. Allora, invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, l'arte sciamanica, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza, perché lì è contenuto il corpus di conoscenza che poi quando andiamo a leggere i tarocchi andiamo ad applicare. In più i libri che vi ho suggerito nel post in community di questo canale per andare a praticare l'arte della magia consapevole. Va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze, qua li abbiamo tutti, abbiamo dimensione oranica, dimensione astrale, le Angelion, regno gregorico, so che già state ridendo molti di voi, con regno gregorico, regno delle ombre, regno della chiara luce. Allora, vediamo, abbiamo un'ampia scelta, quindi vediamo che carta esce del corpus principale della tua anima in questo mese. Allora, vediamo un po'. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, agosto 2024, ancora la voglio battere, un altro po'. Agosto 2020 è uscita, ok, va bene, vediamo che carta è. Gli Angelion, ok, vediamo un po' che carta dell'Angelion è per questo mese. Quello che è il tuo daimon, il tuo destino, il tuo sposo, sposa celeste, come vi ho insegnato nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Studiate bene quel podcast, ragazze mie e ragazzi, così capite anche quando usiamo la terminologia. Allora, vediamo il tuo daimon, il tuo sé superiore, cosa ti vuole, qual è l'obiettivo di questo mese con le carte degli Angelion. Sarà una qualità, un talento che vai a manifestare. Ok, vediamo. Vediamo qual è. La sacra unione, ierogramma interiore, nozze alchemiche, vi faccio già un applauso. Le nozze alchemiche, ragazze mie. C'è proprio un pezzo del mio podcast di Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, dove parlo di che cosa sono le nozze alchemiche, di che cos'è la sacra unione, lo ierogramma interiore. Te lo spiego in 2 parole. La nostra anima crea incessantemente tutto quello che vivi, sei tu a crearlo, ma non tu, anima da sola. Allora, noi creiamo o insieme, co-creiamo sempre insieme a qualcun altro, perché l'uno non esiste in natura. Esiste la relazione, esiste sempre il due che co-crea la realtà. La tua mente può creare la tua anima può creare o insieme alla mente razionale, creando oscurità, o può creare insieme alla parte divina, al tuo sé superiore, sposo celeste o sposa celeste. Cosa avviene in questo mese? Che la creazione di vita che tu farai sarà animata, tu ascolterai solo la voce del daimon, del tuo sposo o sposa celeste. Quindi è un invito a continuare a seguire la tua intuizione, le immagini che ti manda l'anima, perché tu in questo mese vedrai palesata concretamente la realtà, una realtà di bellezza. Perché quando tu anima crei insieme alla mente razionale, crei oscurità, bruttezza, divisione, separazione. Quando tu crei insieme al divino, crei bellezza, crei al servizio della natura selvaggia. E avverrà questa nozze alchemica, la coniunctio oppositorum, direbbero gli alchimisti. Quindi creerai immagini di bellezza. Immagini significa eventi, circostanze, persone che parlano di bellezza, di unione e non di separazione.
Tu farai di tutto per creare con la tua mente poetica, creativa e non razionale. La mente razionale sarà testimone della tua creazione divina. Mi spiego? Guardatevi bene, credo che stia a metà del podcast, cosa vuol dire nozze alchemiche, te l'ho spiegata in 2 parole. Avverrà una sacra unione. E quindi tutto ciò che ha a che fare con la tua manifestazione quotidiana è in allineamento con il divino. Allineata al divino, allineata alla bellezza. Quindi qua cosa ci presagisce già? Non ci sono uscite, no? Come conoscete le carte del Regno Gregorico, le carte diciamo un po' più, per intenderci, diciamo un po' più bruttarelle. Cioè un po' più, ok, è uscito direttamente l'attitudine, cioè il talento di creare in unione con il divino. Ok. Detto questo, vediamo a livello generale cosa accade, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Anzi, prima di questo, ragazzi, mi sta venendo l'ispirazione di metterti l'attitudine sciamanica. Vediamo un po'. L'attitudine sciamanica per il mese di agosto 2024 per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. La freccia, non avevo dubbi. Una bomba state, ragazze e ragazzi, sto mese, una bombona proprio. La freccia. I tuoi obiettivi diventano realtà, gran parte dei tuoi obiettivi, perché la freccia è proprio come se fosse una sorta di asso di spade e asso di bastone insieme, no? Perché qua c'è il metallo, no? La spada sulla freccia e qua c'è il bastone, proprio intenzionalità, passione di co-creare in unione erotica con il tuo sposo celeste o sposa celeste. E quindi intenzionalità, raggiungimento di obiettivi. Va bene? Raggiungimento di obiettivi. Bellissimo, bellissimo. State lavorando da Dio, ragazze mie, brave. Ma io vi faccio un applauso. Vi faccio un applauso, bellissime e bellissimi. Allora, vediamo un po', ci mettiamo queste carte a livello generale, fatemi vedere. Vediamo dove ci puntano l'attenzione a livello generale in questo mese e poi ci analizziamo nel dettaglio l'amore. Se a livello generale ci puntano l'attenzione sul lavoro, per esempio, vediamo cosa ci dicono. Significa che il tuo sposo celeste e la coniuzio oppositorum che avverrà, cioè le nozze alchemiche, saranno con un tuo talento nel lavoro, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle e Anime Gemelle. Ok. Vediamo a livello generale cosa accade in questo mese per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Il sole, e già partiamo con... E già partiamo con una carta meravigliosa, di allegria, di gioia, di notizie felici. Vediamo. Notizie felici, 4 di bastoni. Vedo tanta felicità in questo mese, ragazze e ragazzi. Qua abbiamo l'eremita. Ok, ti dico subito questo. Allora, vedo notizie felici riguardanti degli incontri o una stabilità di casa, oppure condividere del tempo prezioso, perché per me il 4 di bastoni sono proprio gli incontri, la casa, anche il lavoro da casa che ti fa felice, la tua casa, tutto ciò che per te rappresenta stabilità. Qua ci sono 2 persone, 2 amiche che brindano, vedo tanta gioia in te in questo mese. Cosa ci fa qua l'eremita? Cosa ci insegna l'eremita? L'eremita è il saggio, è il maestro, no? Prudenza, con chi devi essere prudente? C'è solo un unico nemico, uno. Prima di tutto l'ignoranza delle cose, ma c'è solo un nemico che noi qua ci adoperiamo a mettere al palo. Prudenza con la tua mente, perché ti vedo alta di frequenza. Prudenza con la tua mente, l'eremita, perché qua ti vedo gioire, ti vedo festeggiare, ti vedo in perfetta unione. Dentro e fuori di te, mi spiego? L'eremita, prudenza con la tua mente. Ok. Vediamo 2 altre. Paggio di denari.
E il 2 denari, ti vedo molto 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 periodico, indaffarata e felice sul piano lavorativo. E avrai necessità di staccarti un po'. Va bene? Ti vedo felice per notizie lavorative che arrivano, quindi mi stanno puntando l'attenzione, ma non solo sul lavoro, anche delle cose che fai, notizie felici in casa, delle cose che fai in casa, anche un lavoro che fai da casa, notizie felici su questo, 2 denari, tante cose contemporaneamente ti vedo, magari la casa, il lavoro, quindi ti vedo indaffarata o indaffarato e felice, notizie che riguardano il lavoro, primariamente, tutto ciò che è altro dall'amore relazionale, no? E ti vedo sistemare, portare equilibrio su più cose, avere anche la saggezza giusta per fare più cose contemporaneamente. Va bene? Prudenza con la mente. Ti vedo avere la forza, l'allegria, la gioia di fare più cose contemporaneamente. Una stesa bellissima. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Mettiamo un po' di qua questo. Al positivo cosa abbiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete? Al positivo il 6 di coppe. Ci sono delle persone con le quali tu connetterai, che magari sono amici che non vedevi da tanto tempo o persone che conoscevi già del tuo passato. Ti vedo che il 6 di coppe al positivo mi parla della tua bambina o bambino interiore che rifiorisce dentro. Ti vedo molto felice, molto accesa o acceso. Tant'è che avrai degli incontri anche con delle persone a te affini che ti daranno tanta gioia nel cuore e vibrano alla tua stessa frequenza animica. Mi spiego? È proprio il ritorno a fiorire della tua bambina interiore. Non a caso ricordiamo abbiamo le nozze alchemiche qui. Io vi dico sempre che quando la bambina o il bambino ti fai guidare dal tuo bambino interiore, il bambino è il genio, e quindi vedo una forte allegria, un ritorno al passato con consapevolezza. Ritorno al passato che vuol dire? Ritorno alla bambina o al bambino interiore. Ecco perché poi fuori ci sono degli incontri con persone che vibrano a quella tua stessa frequenza, no? Cioè preferirai qua, io vedo, stare in dei posti, seppur posti dove non c'è tanta gente, ma ti divertirai con delle persone a te affini, va bene? Perché ti vedo molto introspettiva e condivisibile la tua energia con persone, ti divertirai tanto con persone a te affini, questo vedo. Guarda, c'è l'imperatrice, infatti, no? Ti vedo proprio felice, sai? Felice, felice. Quale può essere la carta in negativo? Il 3 di coppe. Un po' di svago dovete prendervi, ragazze mie, un po' più di svago. Te l'avevo detto qua, volevo vedere che carte uscivano poi. E avrai molto da fare sul piano lavorativo di casa e quindi magari c'è magari un po' meno tempo per dedicarsi proprio allo svago, ok? Perché ti vedo tanto indaffarata e anche felice di farlo. Però le carte ti stanno dicendo svagati un po' di più, fai qualche aperitivo in più, fai qualche... staccati un po'. Staccati un po', è necessario, staccati un po'. Mm? Prudenza con la mente che magari ti dice devi fare questo, devi fare quest'altro, staccati un po'. Va bene? Ok, vediamo un po'. Voglio vedere ancora con queste però. Un'altra sul 6 di coppe, al positivo. La sacerdotessa, certo. Allora, la sacerdotessa al positivo mi parla della tua grande maestria, del lavoro interiore che hai fatto, della conoscenza delle leggi spirituali, del saperle applicare alla perfezione. Ok? E della tua grande saggezza. Mi dice che qua anche ci sono persone con le quali non ti parlavi da un po', persone che tu conosci, e questa cosa ti farà felice. Possono essere amici, cari amici. E tu, facendo, ragazze, qua fate la meditazione che vi ho messo, che sono nella playlist l'arte sciamanica, quando dovete affrontare o avere a che fare con delle persone, per seguire la vostra intuizione, va bene? Ci sono anche delle persone che conosci bene che ti contatteranno per dei consigli importanti che tu saprai dare egregiamente.
Qua c'è un paggio di coppe, sì, ci sono persone che ti contatteranno, alcune di queste persone ti contatteranno, con altre ti dovrò gioire, con altre potrai avere dei dubbi su che cosa fare con queste persone. Mi raccomando, visto che qua sono uscite carte bomba, fate le meditazioni, quelle che vi ho postato, per affrontare qualcuno, per decidere cosa fare, affinché voi possiate accedere a quella maestria sempre più profondamente, ok? Vediamo sempre a livello generale con le carte delle fate. Perché qua ci sarà, secondo me, un incontro, mi può parlare di chiunque, con il quale voi dovrete prendere una decisione. Dovete riflettere se fare questo incontro, non fare questo incontro. Con la meditazione, ragazze mie, cos'altro ci dicono le fate a livello generale? Informati e fai delle ricerche, vedi? E questo rispetto a dei dubbi che puoi avere rispetto a un incontro, rispetto a come dovresti fare su qualcosa. Fate le meditazioni, quello significa. Guida spirituale, questa è una carta bellissima che mi dice che ha integrato in te la maestria, te l'ho detto già con questa carta. Lo scopo della tua vita è insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità, che ti ho detto, qua tu sarai in contatto con delle persone che ti chiederanno consiglio, porterai la tua esperienza empirica delle leggi spirituali. Ok. Un'altra. Fai pratica, sì, questa è la carta che mi dice che sarai molto occupata e indaffarato o indaffarato in questo mese. Va tutto bene, mi stanno puntando l'attenzione sul fatto che hai integrato la maestria, saprai gestire più cose contemporaneamente, prudenza con la mente, fai le meditazioni perché hai accesso alle risposte che ti servono, va bene? Ok, questo a livello generale. Quindi ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo l'amore in questo mese di agosto 2024 per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Cosa accadrà? Allora, ci mettiamo queste carte dell'amore primariamente come carta guida, tenendo a mente le carte già che sono uscite qui. E vediamo un po'. Carta guida per questo mese. Sia che tu abbia già qualcuno, che non ci sia nessuno, vediamo. Tuttora si muove, e infatti tuttora si muove, l'amore si muove in questo mese, è tempo che l'amore si muova, c'è un'energia in movimento, va bene? Vediamo di che cosa si tratta questa energia in movimento, ci mettiamo un'altra carta, una carta guida, amore, Ariete. L'asso di coppe, ragazze mie, già vi faccio un applauso, qua sta avendo un risveglio spirituale a tutti i livelli. Qua c'è un'opportunità d'amore, il rinnovo di una relazione, una nuova opportunità, qualcuno che ti dona il suo cuore. Tutto ora si muove. Potrei concludere già qui, ma voglio vedere tutti i dettagli. Allora, vediamo un po' tutti i dettagli. Vediamo Ariete, Ariete. È stata una bomba, ve l'ho già detto con quella carta delle nozze alchemiche. Ariete, amore, agosto 2024. Questo tu non lo sai ancora. Abbiamo 9 di spade e 2 di spade. Il 9 di spade mi parla di preoccupazioni, energia di preoccupazioni, o di paure, o di ansie che non ti fanno dormire bene. E 2 di spade mi parla di blocco mentale, di chiusura, decisioni da prendere, non so che scelta fare. Questa è l'energia che tu non lo sai, questo cosa che ti sta arrivando ancora. Andiamo a vedere. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 2 di spade, il giudizio,
5 di spade, 2 di coppe, 7 di coppe. Io qua vedo che c'è un po' di tormento mentale perché non sapete che decisione dovete prendere con qualcuno. Qua io vedo qualcuno, c'è un 2 di coppe, c'è qualcosa di condiviso qua. Siete confuse su che decisione prendere, su qualcuno, o che arriva o che c'è già. Un po' di... forse c'è silenzio con qualcuno, non sapete se chiamare oppure no, c'è un po' di rammarico o c'è tensione, non sapete che decisione prendere qua. Vediamo che ci dicono. Allora, energia attuale, Ariete, cosa succede in amore? Qua abbiamo il carro. Certo è che tu vuoi avanzare, vuoi andare avanti, vuoi prendere una decisione conforme alle tue esigenze. C'è il carro che mi parla di avanzamento, c'è il carro che mi parla di vado verso. Possibile che ci sia una persona a distanza. Il carro mi parla però di avanzamento nei tuoi confronti, Vediamo l'energia positiva. 5 di coppe, energia positiva. 5 di coppe mi parla di un abbassamento d'animo, di tristezza, e tu vuoi prendere la decisione di uscire fuori da questa situazione di tristezza. Certo è che se hai una persona a distanza, per esempio, qua c'è questa persona vuole venire da te. Ci sono anche dei sensi di colpa connessi, sono quelli che lo muovono verso di te. Questo è una lettura anche, però fatto sta che nell'amore tu vuoi avanzare, vuoi andare avanti, ti senti finalmente in controllo di te, no? E quindi qua c'è il 5 di coppe, se abbiamo vissuto un momento di tristezza emozionale sparirà, perché sta al positivo. Vediamo qual è il blocco. Il blocco è il cavaliere di coppe, mancato avanzamento d'amore. Probabilmente abbiamo una persona a distanza per alcune di voi e ci sentivamo un po' più tristi e non c'era avanzamento. Oppure eri triste perché non c'era l'amore per te, hai preso la decisione di andare avanti, ok? Ok, prendo questa decisione, vado, hai lavorato bene su te stessa, su te stesso, ok. Vediamo nel passato che è successo. 6 di denari, il re di spade, non c'era equilibrio con una persona qua, magari tu hai dato più di un'altra persona. Magari qua c'era una persona, c'è stata una persona, per alcuni di voi c'è stata una persona con la quale non c'era equilibrio, una persona un po' più fredda e distaccata, magari hai dato di più tu, una persona con la quale non sei riuscita a venirti incontro e c'era tristezza per questo. Oppure se sei single, se sei completamente sola o solo, io vedo che tu sei stata determinata a concentrarti sulle tue cose quotidiane, sui tuoi affari personali e adesso ti senti forte di andare incontro anche all'apertura emozionale. Ok. Vediamo che succede qua. Prossimi giorni di agosto. Vediamo che succede ad agosto. Il 2 di bastoni. La giustizia e il 3 di denari. Bellissima stesa, bellissima, bellissima stesa. Ti dico già che se avevi una persona a distanza o comunque sia che non avanzava nei tuoi confronti, questa persona osserva molto, ti osserva molto. Che succede? Mossa da alcuni sensi di colpa che ha nei tuoi confronti, tuttora si muove, ricordiamo, perché qua la giustizia divina mi parla di prendere la decisione nei tuoi confronti di fare dei piani insieme. 3 di denari, di venire verso di te. 3 di denari, cooperazione, intendersi, fare dei piani insieme. Quindi se la situazione era di stallo con una persona dove non vedevi avanzamento, eri un po' triste, qua tutto cambia, tuttora si muove, ricordiamo, rinnovo di una relazione. 100%, d'accordo? Adesso, se non c'è nessuno, ragazze mie, io qua e ragazzi vedo entrare una persona per giustizia divina che ti toglie un po' da uno stato di abbassamento d'animo perché non vedevi arrivare una persona alla tua altezza, la persona giusta, o non vedevi arrivare proprio l'amore. Io vedo che qua questa persona può essere una persona che lavora fuori o sta a distanza, ma al di là io vedo che qua c'è la giustizia, una persona giusta per te arriva, asso di coppe, con la quale farete dei piani insieme, 3 di denari, e quella sensazione di un po' di abbassamento d'animo sparirà del tutto. Va bene? Stesa chiarissima, ragazze mie e ragazzi, vediamo un po' cosa ci aggiungono i mini tarocchio, cosa ci confermano. Non a caso avevamo già le nozze alchemico.
alchemiche, no? Che è la cooperazione con il tuo sposo divino piuttosto che con la mente razionale. Allora, energia del carro. Energia del carro, qua si è girata una da sola, 6 di bastoni. Sì, 6 di bastoni mi parla di riprendere in mano la situazione sotto controllo, andare verso la vita, aprirsi e di successo tuo personale in primis. 5 di coppe al positivo. La ruota, tutto cambia a tuo favore, il destino gira a tuo favore a livello amoroso e emozionale. Il cavaliere di coppe al blocco. 4 i denari. Per alcuni di voi avete avuto a che fare con una persona chiusa in se stessa, un po' testadura, tant'è che davi più tu che l'altra persona. E quindi un po' più ritirata in se stessa, no? Qua tutto cambia però, mossa questa persona da alcuni sensi di colpa. Per alcune di voi. Per altre invece, l'amore non avanzava, stavate chiuse in voi stesse, arriva questa persona. Ok. Re di spade, 6 di denari, vediamo un po'. 10 di spade, sì, quasi è conclusa una tappa con qualcuno, per molti di voi è una persona nuova, 100%, 100%, si è chiusa la tappa con una persona con la quale tu davi e non ricevevi, oppure si chiude proprio la tappa dove ti sei concentrata sulle tue cose a livello lavorativo, va bene? Vediamo, mettiamo un'altra di spade, 6 denari. Sì, 3 di spade, qua si chiude completamente una tappa con una persona che ti ha dato dolore o comunque sia, ti ha fatto lavorare su te stessa, diciamo, perché sapendo come funzionano le cose, qua c'è stato un dolore che tu hai elaborato completamente ed esci vincitrice o vincitore, dovuto a una chiusura con qualcuno, che può essere relativamente recente, nel mese di luglio o nei mesi passati, ok, quindi anche un po' più vecchio come situazione. Arriva qua, arriva, eccolo qua. Vediamo il 2 di bastoni, 2 di bastoni, 2 di bastoni. Eccolo l'asso di coppe, eccolo 2 volte, ragazze mie, che te lo dico a fare. E qua arriva qualcuno, qualcuno che ti osserva anche qua. Un amore nuovo per tantissime di voi, Vediamo la giustizia. La regina di bastoni, ti sentirà un amore che ti dà ciò che meriti, un qualcuno che ti fa sentire all'altezza di chi sei, va bene? Questo arriva. Il 3 di denari, 3 di denari, 3 di denari e l'8 di denari. Alcuni di voi lo conoscono sul posto di lavoro questa persona, o mentre state lavorando, alcuni di voi lo conoscono sul posto di lavoro. Guarda, 3 denari di nuovo, per alcuni di voi è qualcuno con cui lavorate, qualcuno con il quale iniziate un progetto insieme, per alcune. Per altre invece è una persona che vuole far funzionare le cose, far funzionare i progetti insieme. Dammene un'altra sul 3 di denari. La torre, ulala. Per altre di voi è una persona che per farsi perdonare farà dei progetti insieme a te e li porta avanti, fa funzionare le cose, fa funzionare dei progetti. Per alcuni di voi con il quale si è rotta una questione con questa persona, mossa dai sensi di colpa che tu hai voltato le spalle a questa persona, rientra e fa funzionare le cose. Voi sarete molto felici di questa cosa, all'inizio un po' restie, ma poi vi aprirete. Per alcune, per altre una persona completamente nuova. È una stesa bomba, ragazzi, Vediamo con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Allora, queste carte non lasciano proprio spazio al dubbio. Cosa ti dirà questa persona? Cosa ti dirà questa persona? Perdonami, ti prego, perdonami. Che ti ho detto? Per alcuni di voi è la stessa persona con la quale la situazione tu davi e non ricevevi. Questo è il senso. Per alcuni di voi. Mettiamone altra. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questa carta mi parla di finalmente la sensazione di 5 di coppe, una sensazione di abbassamento d'animo che sta al positivo, il destino gira dalla tua parte, finalmente la sanazione, ok? Finalmente la sanazione a livello emozionale. Un'altra?
lotterò per te. C'è una persona che per giustizia divina lotterà perché, lo diceva anche qui, vuole far funzionare le cose con te, vuole far funzionare i piani insieme. È una bellissima stesa, mi fa pensare all'Araba Fenice, il viaggio dell'eroe, no? Bellissimo. Ci mettiamo adesso gli altri oracoli, questi. Anzi, scusami, voglio concludere con queste. Prima. Voglio concludere con queste. Qual è l'ultima carta? La ruota della fortuna, un cambio di giro di fortuna inaspettato nell'amore. Guarda, cavallo di bastoni, repentino, all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma soprattutto ti dico una cosa, qua io vedo che ti sei ripresa proprio un grande potere, è un potere animico il tuo, nozze alchemiche, hai studiato molto nella nostra scuola iniziatica e quindi hai fatto tue delle verità, verità assolute, che sono quelle del tuo sposo divino o sposa celeste, che noi siamo sempre in relazione con il nostro sposo divino, non esiste una relazione che non sia umano e divino, e tutte le persone sono strumenti del divino. Quindi questo è il tuo grande lavoro che hai fatto. Ragazze mie, continuate a studiare, mi raccomando, perché questo è il lavoro, il risultato del lavoro che avete fatto. Meraviglioso. E ragazzi, vediamo un po' cos'altro ti dicono questi oracoli. È tempo di andare, infatti, spingersi al limite, perché allora qua ci sarà qualcuno che farà un gesto nei tuoi confronti, una sorta di matto, un riprovarci, tu ti chiederai perché, oppure una persona nuova, tu ti chiederai perché. Ti ricordi che qua ti dicevo c'è un dilemma, non sai che decisione prendere, no? E ti ho detto che qua all'inizio sta un po' più sulle tue, però alla fine qua vedo che c'è collaborazione e impegno. Mi spiego? Qui ed ora, sì. E infatti pace, assolutamente. Alla fine io qua vedo che si risolve una condizione emozionale un po' più di tristezza, totalmente, tuttora si muove. Per molti di voi questa cosa arriva a metà agosto, metà fine agosto. Metà agosto, mentre tu ti stai chiedendo alcuni perché, ok? Si risolvono queste cose qui. Quindi, ragazze mie, ragazzi, che altro aggiungere? Vediamo, mettiamoci una parola chiave, va? Mi sta ispirando di metterci una parola chiave di questo mese per te, se riesco a batterla. Parola chiave in questo mese per l'Ariete. Vittoria! Beh, vittoria! E con questa vittoria, se avessi le trombe adesso le suonerei per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Vittoria, meraviglioso, stupendissimo. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.